Ciao a tutte, oggi realizziamo questo girocollo interamente fatto a crochet con solo cristalli e il filato, il basic casual, lo trovate poi nell'elenco dei materiali. È un filato studiato appositamente per la lavorazione del crochet dei gioielli, e quindi un filato resistente, non dà fastidio a contatto con la pelle. Insomma, ve ne ho già parlato, c'è anche un video che vi lascio qui sopra della presentazione dei filati. Le uniche cose che ci serviranno sarà una rocchetta di filo, la chiusura e alcuni cristalli. Adesso vi lascio comunque al tutorial, all'elenco dei materiali. Io ne ho fatto anche un'altra versione, ma vedrete tutto nel tutorial qui di seguito. Ciao a tutte. Allora passiamo alla lista dei materiali. Io ho utilizzato il filato basic casual, l'ho quasi terminato, ma considerate che io ho fatto anche altri lavori prima della collana, quindi una rocchetta è sufficiente per fare la collana, e anche il bracciale magari se volete. Io ho utilizzato questo nella sfumatura verde e blu, quindi a questi due colori, ed ho adattato i cristalli allo stesso modo sempre. Ho cercato di adattarli per come ho saputo al filato. Se andate sul sito di Filincanto, io ho utilizzato il beige per questa, con questi toni del glicine, vedete la base è beige, oppure trovate anche questo che è un lilla verde e rosa, delle sfumature bellissime. Quindi potete poi, ci sono anche altri colori, altre sfumature se volete. Ricordo sempre che è un mistolino viscosa, è morbidissimo, non dà fastidio al tatto, per cui indossando qualsiasi tipo di creazione anche a contatto con la pelle non prude, insomma è un materiale di altissima qualità, adatto appunto per la realizzazione di questi oggetti, quindi di gioielli. Oltre a questo, sempre da Filincanto, ho acquistato i cristalli, che sono da quelli 5x6 e i cristalli da 3. Io vi indico più o meno quanti cristalli dovete utilizzare, ma considerate che la mia collana è lunga, questa dalla chiusura quindi alla parte che poi si scende sul collo, è lunga 24 centimetri. Ovviamente voi più saranno i cristalli e più la collana verrà lunga, e viceversa, quindi più accorcerete la collana e meno cristalli vi occorreranno. Io ho utilizzato 80 cristalli per ogni fila, quindi sono tre file da 80 cristalli, uno del colore verde bottiglia, questo verde scuro, e altri invece sono tutti misti. Li ho mischiati io perché non erano sufficienti. Avevo tre colori e nessuno dei tre colori arrivava a 80 cristalli. Poi sempre 80 cristalli da 3 di un'altra tonalità di verde. Qui sotto invece sono 240 cristalli da 3, e questi anche sono di tre colori diversi. Io non avevo tutti i colori uguali, e quindi ho cercato di mischiare e di adattarli per come potevo. Voi sul sito di Filincanto trovate tantissime tonalità, quindi potete farlo anche dello stesso colore con misure diverse, piuttosto che con delle sfumature, e lì sul sito trovate tutto quello che vi necessita. Per la chiusura io ho scelto questa T-bar, che per me è molto più comoda per indossarla, non avevo un moschettone molto grande. Voi potete utilizzare quello che volete. Se scegliete di fare questa qui da 80 cristalli, se invece scegliete di fare questa che è da 44 cristalli, quindi è molto più piccola, però ha il nastrino poi che si avvolge, quindi che prende la parte che si nasconde, ovviamente se si hanno dei capelli lunghi, che si riesce a nascondere sulla parte del collo, e non avete necessità né di chiusura e neppure di tutto questo numero dei cristalli che ci necessita per una misura più lunga.
Io adesso vi lascio al tutorial, cerco di spiegarvi passo passo tutti i giri da fare. È davvero semplice, è un po' lunga perché comunque i cristalli da lavorare sono molti, ma è alla portata di chiunque si voglia cimentare in questo tipo di lavorazione. Come prima cosa prendo il mio basic, quindi il mio filo, lago con l'occhio grande, sempre il solito, ed infilo 80 cristalli sul filo. Cerco di essere precisa perché poi dovrò andare a mettere un secondo colore. Quindi con l'ago io ho scelto questi colori e cerco di mischiarli per come posso, quindi ne prendo uno di un colore, uno di un altro e uno di un altro e riempio tutto il filo di lavorazione. Dopo aver infilato i miei 80 cristalli sul filo, faccio un cappiolino, mi lascio comunque una codina abbondante alla fine e vado a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Ora faccio scivolare un cristallo, lo chiudo con una catenella e faccio 2 catenelle, 1 e 2. Di nuovo faccio scivolare il cristallo, lo chiudo con una catenella e faccio 1 e 2 catenelle. Quindi farò questo per tutto il filo, per tutta l'infilatura. Io lavoro in questo modo, me ne avvicino un po', li tengo all'interno del palmo della mano, ne faccio scivolare una, chiudo per bene e faccio 2 catenelle, 1 e 2. Faccio scivolare il cristallo, 1 e 2 e faccio così per tutto il filo. Una volta che abbiamo infilato che abbiamo fatto tutte le catenelle, quindi abbiamo fermato tutti i cristalli, andiamo a chiudere con 4 o 5 catenelle, quindi ne ho fatte 2, 3 e 4, voltiamo il lavoro e tra un cristallo e l'altro, passando sotto la catenella, andiamo a fare 2 punti bassi, quindi faccio 1, 2, faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e torno tra un cristallo e l'altro passando sotto la catenella e riempio con 2 punti bassi, quindi 1 e 2. Ripeto le 4 catenelle, vado tra un cristallo e l'altro, io spero si veda e che metta a fuoco. Allora ve lo faccio rivedere. Quindi io ho il mio filo, passo sotto alla catenella, mi aggancio con il filo e faccio un punto basso, ripasso sotto la catenella e faccio un altro punto basso, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ripeto. Questo lo faccio per tutto il giro. Quindi io dovrò avere alla fine i cristalli sormontati da 4 catenelle. Arrivato alla fine, quindi al termine, all'ultimo cristallo, facciamo nuovamente 4 punti bassi, 4 catenelle, 2, 3 e 4 e andiamo a chiudere nella prima catenella che abbiamo fatto, quindi proprio qui dove c'è il nodino. Con un punto bassissimo voltiamo il lavoro e adesso iniziamo a prendere i cristalli con la tecnica dell'infilatura a rosario. Quindi abbiamo i cristalli della stessa dimensione e andiamo a lavorare all'interno degli archetti. Quindi voltiamo completamente il lavoro, all'interno di questo archetto facciamo un punto basso, allarghiamo la solina, prendiamo un cristallo e chiudiamo con un punto basso. Entriamo nella solina successiva, quindi un punto basso,
Prendiamo un altro cristallo e chiudiamo con un punto basso. Questo lo facciamo per tutto il giro. Allora, finito il giro, noi ci troviamo in questa situazione, quindi sotto abbiamo il primo giro e sopra abbiamo inserito all'interno degli archetti un punto basso, un cristallo e un punto basso. Adesso non andiamo più a lavorare tornando indietro e andando a proseguire sul giro che abbiamo appena fatto, ma voltiamo direttamente tutto il lavoro, ok? Quindi giriamo e ci ritroviamo nei cristalli che abbiamo unito, cioè che abbiamo lavorato con le 2 catenelle, quindi il primo giro facciamo 2 catenelle, 1 2 anche 3, ed arriviamo qui all'interno del primo cristallo, quindi dove c'è il cappiolino, e facciamo un punto bassissimo. Io purtroppo ho lavorato un po' lento e quindi ha fatto un occhiello abbastanza grande. Adesso sempre con l'infilatura a rosario prendiamo il secondo colore, uniamo, infiliamo il cristallo del secondo colore e lo andiamo ad agganciare senza fare catenelle, punti bassi e niente all'occhiello del cristallo successivo. Qui entriamo e chiudiamo con un punto bassissimo. Ok, facciamo 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo un altro cristallo e lo andiamo a chiudere nel cristallo successivo nell'occhiello, sempre con un punto bassissimo. Noi dovremmo avere poi questo tipo di lavorazione, quindi il cristallo sotto che viene in alto e i 2 cristalli che noi abbiamo appena lavorato che arrivano, che avvicinano il lavoro. Se pensate che 2 catenelle voi lavorate troppo stretto siano poche, ne fate 3, viceversa ne fate 1 in più. Quindi io faccio 1 2 catenelle, allargo, prendo il cristallo ed entro nell'occhiello successivo e chiudo con un punto bassissimo, 1 e 2, prendo il cristallo ed entro qui nell'occhiello e faccio un punto bassissimo. Questa sarà il nostro terzo giro, terzo o quarto, ecco adesso non ricordo, comunque il terzo giro dove lavoriamo i cristalli. Sono arrivata all'ultimo cristallo, adesso faccio 2 catenelle, mi aggancio sempre all'inizio del lavoro facendo attenzione alla codina, non lavoro sui cristalli verdi ma vado nel primo giro di cristalli, faccio 2 catenelle, 1 e 2, faccio anche una terza magari solo all'inizio e vado a cambiare uncinetto. Finora lavoro con l'uncinetto da 0,60 per poter andare ad inserire il cristallo piccolino con la tecnica di infilatura a rosario tra un cristallo e l'altro. Quindi infilo il primo, entro direttamente saltando il primo cristallo, questo solo all'inizio, quindi salto il primo, entro nel secondo qui e chiudo con un punto bassissimo senza fare nessuna catenella. Allargo la solina, prendo nuovamente il cristallino quindi faccio scivolare il cristallo, mi vado ad agganciare subito al cristallo successivo, quindi a questo qui nell'occhiello, vedete, aggancio il filo e chiudo con un punto bassissimo. Questo mi servirà a stringere tutta la mia lavorazione. Allora è molto importante lavorare sul retro del cristallo, ovvero quando io allargo la solina così vado ad agganciare
il cristallo da 3, lo porto sul mio filo, stringo la solina. Io adesso devo andarla a attaccare su questo cristallo, ok? Sulla solina che esce proprio dal cristallo. Io devo andare a lavorare sul retro, quindi entro qui, tiro il filo, spingo leggermente questo cristallo in avanti, quello che lo precede, e vado a chiudere. Perché se io non faccio questa, se non ho questa accortezza, mi può succedere che questo cristallo si nasconda sul retro, quindi cristalli piccolini piuttosto che venire sul bordo vengano sul retro del cristallo più grande. Ora lo facciamo assieme un'altra volta. Fate attenzione perché questo è un filo bellissimo ma è molto delicato, quindi lavorandolo con l'uncinetto molto sottile può succedere che si divida, ma non è un grosso problema. Quindi vado a pescare un altro cristallo, lo porto sul filo, stringo la mia solina, passo dietro, quindi mi aiuto anche con l'uncinetto, lo spingo il cristallo che ho appena lavorato in avanti, entro nel cristallo successivo, entro con l'uncinetto e vado a chiudere con un punto bassissimo. Io in questo modo non sto facendo altro che andare a stringere tutto il lavoro e dargli quella curvatura che mi necessita per avere la giusta vestibilità. Quindi farò questo pian piano, questo è il passaggio un po' più non tanto delicato ma al quale prestare attenzione, e quindi faccio questo per tutta la lunghezza della collana. Grazie all'inserimento dei cristalli da 3, quindi dei cristalli più piccoli, la collana prende la forma del girocollo. Adesso riprendiamo nuovamente l'uncinetto da 1, andiamo a fermare il filo per bene, quindi 2-3 volte con dei punti bassi attorno all'ultimo cristallo che abbiamo, perché poi qui in seguito andremo a montare la nostra chiusura. Quindi lavoriamo qualche punto basso all'interno degli archetto che abbiamo qui, tagliamo il filo e chiudiamo. Allora adesso prepariamo l'infilatura, quindi andremo una volta tagliato il filo andremo a mettere i cristalli sul filo per fare i nostri gruppetti da 3 che andranno inseriti qui tra un cristallo e l'altro. Se noi consideriamo che abbiamo 90 cristalli, 90-80, non ricordo già più, comunque moltiplichiamo il numero dei cristalli iniziali per 3, perché andremo a mettere tra un cristallo e l'altro 3 cristalli. Adesso io sto cercando di capire se mi bastano, sempre i cristalli da 3, se mi bastano questi due colori assieme al panna. Quindi vado a fare l'infilatura e poi lo vediamo assieme e vediamo come attaccarli. Se voi invece volete un monocolore o volete richiamare direttamente i cristalli piccoli della chiusura, li potete ripetere al termine, insomma alla fine. Preparo il mio filo quindi con i cristalli necessari e ci vediamo dopo. Allora, per avere la stessa sequenza nei pippiolini alla fine della collana, dobbiamo usare la stessa, cioè dobbiamo essere costanti nell'infilatura. Quindi io adesso prendo il mio ago con l'occhio grande, metto il filo, temo che questa rocchetta non mi basti perché ho fatto altri lavori. Nel caso in cui non bastasse vuol dire che io metterò un colore diverso sperando che si veda poco, però alla fine del tutorial a voi una rocchetta di questo filo vi è sufficiente. Quindi io inizio, siccome tra ogni cristallo ci vanno 3 cristalli da 3, faccio grigio, bianco e azzurro, quindi grigio, bianco e azzurro, in modo che tutta la sequenza sotto venga la stessa. Devo fare degli intervalli sono 80 i cristalli che abbiamo messo inizialmente, quindi all'incirca i nostri spazi qui dove andremo a fare i pipiolini tra vediamo un po', ecco, tra un cristallo e l'altro sono 80 spazi, per cui in ogni spazio andranno 3
cristalli, quindi dobbiamo fare 80 gruppetti da 3, rispettando sempre il colore, quindi grigio, bianco e blu, grigio, bianco e blu. Poi se scegliete di mettere i cristalli dello stesso colore varranno, insomma, varrà il numero che volete, oppure abbondate e poi vi resteranno sul filo di lavorazione. Terminata l'infilatura mi vado ad agganciare sul rovescio del lavoro in direzione dei cristalli più grandi, quindi non degli ultimi che ci hanno fatto, che ci hanno permesso di dare la forma a tutta la collana, ma sul primo, su uno dei primi giri, ok? Quindi mi porto a questa altezza qui, mi fermo bene con dei punti bassi e faccio 2 catenelle, 2 o 3, le catenelle che mi serviranno per arrivare di fronte al cristallo. Quindi mi aggancio al primo cristallo che trovo, faccio scivolare il mio gruppetto da 3, perché io ho scelto 3 colori, altrimenti voi potete anche far scivolare 3 cristalli dello stesso colore. Quindi li porto proprio vicino al cappiolino, li vado a chiudere tutti e 3 con un punto bassissimo, così, e faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Io qui sono sul rovescio del lavoro, quindi devo andare a lavorare, la catenella dovrà arrivare davanti al cristallo, ok? Quindi entro nel cappiolo del cristallo successivo, sposto nuovamente i 3 cristalli e li vado a chiudere all'interno con un punto bassissimo. Faccio nuovamente 3 catenelle, 1, 2 e 3, rientro di fronte al cristallo, 3 cristalli da 3 e li chiudo con un punto bassissimo. Allora, agganciati gli ultimi 3 cristalli sempre sul rovescio, io mi porto dove ho la catenella iniziale, quindi sempre con dei punti bassi per assicurarmi e chiudere bene il lavoro. Qui dobbiamo sempre cercare di fare dei punti bassi e fare una chiusurina pulita. Io in questo caso ho scelto una chiusura a T, quindi mi sono rimasti alcuni cristalli sul filo, quindi voi poi potete anche magari contarli e metterli anche di più rispetto a quanto non ne avete calcolato. Quindi chiudo un primo cristallo, chiudo un secondo cristallo con una catenella, prendo una parte della chiusura, quindi la infilo e la vado a chiudere come se fosse un cristallino, ok? Quindi vado a fare una catenella, prendo un secondo cristallo e lo chiudo con una catenella, prendo l'altro, lo chiudo e mi sposto in direzione del primo cristallo e vado a chiudere con un punto bassissimo. Anche in questo caso faccio una catenella e vado ad assicurarmi con un paio di punti bassi la chiusura del lavoro, quindi giusto per non rischiare che si disfi. Taglio il filo e così ho chiuso ed ho messo la mia prima parte di chiusura. Allo stesso modo sull'altra estremità vado qui dove c'è, questo è il centro del mio lavoro perché ci sono le codine iniziali, quindi entro con l'uncinetto, mi aggancio con il filo che arriva dalla rocchettina, faccio una catenella,
faccio un punto basso, lascio andare la codina che poi verrà fermata con le altre due che ho ancora qui e faccio la stessa cosa, quindi spingo in avanti un cristallo piccolino e lo fermo con una catenella, spingo in avanti il secondo, lo fermo con una catenella, aggancio l'altra parte della mia chiusura, ecco così, aggancio l'altra parte della mia chiusura e faccio una catenella, avvicino altri due cristalli per come ho fatto prima, quindi il primo e lo chiudo con una catenella, il secondo lo chiudo con una catenella, ripunto l'uncinetto in direzione del primo, chiudo con un punto bassissimo, e vado a fare un paio di punti bassi per assicurarmi il lavoro, 1 e 2. Taglio il filo, e adesso io qui andrò a passare con un ago tutti i miei fili all'interno della lavorazione sul retro del lavoro, in modo che fermo le codine, e andrò a mettere della colla, dei puntini di colla qui dove ho le varie giunture, e la mia collana è terminata. Quindi una volta che poi abbiamo finito ci troveremo questo lavoro. Adesso provo a cambiare inquadratura e vediamo se riesco a inquadrarvela tutta. Allora, più o meno si vede quasi tutta. Quindi questa è la versione che ho fatto per intero con il numero di cristalli che vi ho indicato. Questa invece è la versione fatta con 44 cristalli. Quindi bene, il tutorial è terminato, spero di esservi stata utile, che il tutorial vi sia piaciuto, è veramente una cosa molto semplice, mi auguro di non aver copiato nessuno, perché purtroppo può succedere che diciamo che per questo tipo di lavoro molti passaggi possono essere, li possiamo pensare, almeno chi fa questo tipo di lavorazione, li possiamo pensare in più di una persona, di una creativa, quindi se magari qualcuno rivede il proprio lavoro nel mio, me lo fa presente, ma io non avrei problemi a dirmi che mi sono ispirata, neppure avrei problemi nel dire che ho guardato altri tutorial. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.